Salve, oggi facciamo i cinnamon roll. Sono quei dolcini svedesi che di solito si trovano all'Ikea e noi li facciamo a casa con una ricetta originale svedese. Sono andata a cercarla direttamente in un sito svedese proprio per essere certa di prendere quella giusta. Io faccio metà dose perché la dose vera è quella intera dove si fa una teglia e tutti quanti la mangiano, ma qui siamo in pochi perché a Silvia non piacciono i dolci con la cannella, perciò ne facciamo metà dose per adesso, tanto sono facilissime da fare. Per cui ci vogliono 90 g di burro, 250 g di latte, un cubetto di lievito, 55 g di zucchero, mezzo cucchiaino di sale che poi lo prenderemo, 5 g di cardamomo che adesso poi schiacceremo, 450 g di farina, tra cui, siccome ci vuole una farina numero 1 e 3 tra Manitoba e 00, io non l'avevo fatto, 350 Manitoba e 100 g di farina 00 e un uovo. Iniziamo con riscaldare il latte a 37 gradi. O usate il mignolino per vedere la temperatura, o usate un termometro come questo qui che io mi sono comprata al supermercato, non costa molto e siete più sicuri. Comunque deve essere la temperatura del vostro corpo, per cui se toccate col mignolino e non sentite la temperatura vuol dire che non è né troppo freddo né troppo caldo, temperatura giusta, perché se no troppo freddo o troppo caldo uccide il lievito. Andiamo a scaldare andiamo a scaldare il latte a 37 gradi. Mettiamo un cucchiaino di zucchero per aiutare il lievito a attivarsi. Mettiamo un po' di latte 37 gradi per farlo sciogliere. Il resto lo versiamo nella ciotola grande. Sciogliamo il lievito. Sciolto il lievito lo versiamo nell'altro e lasciamo 5-10 minuti, il tempo che si inizia a fare della schiumetta nel latte, il tempo che si attiva un po' il lievito. Nel frattempo noi schiacciamo il cardamomo, che come vedete sono dei semi interi al momento, si vendono così. Noi dobbiamo romperli, togliamo i gusci e schiacciamo. Ne prendiamo così e lo versiamo nel latte, mettendo il resto dello zucchero, e adesso poco alla volta andiamo a inserire la farina. Aggiungiamo l'uovo, un cucchiaino di sale e il burro lo aggiungiamo adesso. Allora, gli svedesi usano che sciolgono il burro nel latte, però praticamente se aggiungete il burro nel latte è una cosa grassa, il lievito non aumenta molto, cioè non si attiva molto. E mettiamo il burro adesso in modo che diventa più soffice. Come per i burger bun dobbiamo giocare con le velocità lento e veloce in modo che si rompe il glutine e tutto resta attaccato, e lasciando la ciotola pulita. Continuiamo. Ho aggiunto un cucchiaio di farina perché era troppo liquida. Proseguiamo sul tavolo, mettiamo la farina, togliamo l'impasto con una spatola perché essendo più colloso non si toglie, lo scaravoltiamo. Adesso dobbiamo dargli, come vedete, morbidissima, un'ultima impastata, e adesso che è pronta la mettiamo in una ciotola piena, cioè unta di olio. Aggiungiamo tutta la pasta, la mettiamo in una ciotola unta di olio coperta di pellicola e la facciamo riposare da un'ora a 2, da 1 a 2 ore, il tempo che si lievita e raddoppia il volume. A dopo! L'impasto è quasi pronto e adesso prima cosa ci prepariamo lo zucchero. Ci va lo zucchero bruno, ma io non l'ho trovato, ho usato quello di canna macinato un po' perché è più grosso come zucchero quello di canna, a cui aggiungeremo della cannella, ce ne vogliono 2 cucchiai, ok. Ci
Ci sono due scuole di pensiero sul mettere il burro con lo zucchero oppure lo zucchero mescolato con la cannella. La maggior parte degli svedesi mette prima il burro, come adesso faccio io, e poi cosparge con lo zucchero di bruno e la cannella. Prendiamo il pasta che è bello morbido, come vedete. Oh! Che cos'è? Dovete tirarne una sfoglia di 3 mm, un po' come quando facciamo l'angelica. Per l'angelica vi metto il link sotto nell'info. Prendiamo il burro e ce lo spalmiamo. Dopo aver messo per bene il burro, mettiamo lo zucchero, abbondante zucchero e cannella. Schiacciamo bene per fare in modo che aderisca bene alla pasta e la arrotoliamo su se stesso stretto, più stretto possibile, dalla parte lunga. Adesso lo dobbiamo dividere in tanti pezzi. Prendiamo un coltello, dividiamo a metà, facciamo dei segni più che altro. Adesso prendiamo un filo di cotone, lo pieghiamo in quattro, lo attorcigliamo più volte, poi mettiamo sotto in corrispondenza al taglio che abbiamo fatto, incrociamo ed ecco qua. Li mettiamo nella pirofila usiamo una teglia più grande. Adesso mettiamo la pellicola e facciamo lievitare un'ora, possibilmente in forno tenuto al minimo con la luce accesa. A dopo. Rieccoci. Oh, ci sono anche io. Wow. Stavolta l'ho acceso. Stavo controllando. Sono lievitati, è passata un'ora. Accendiamo adesso, tiriamo fuori questi dal forno. Abbiamo acceso il forno a 220 gradi. Battiamo il tuorlo con un po' di albume e un po' d'acqua. Tu ci devi mettere invece lo zucchero, facciamo così, questo qua. Allora ci andrebbe lo zucchero perlato, che è quello zucchero che si mette sui panettoni per Natale. Ce l'abbiamo. Dove? Aspetta, lo zucchero cos'è? Lo zucchero? Zucchero con la pezzettini, quello Ma piccolino. se ci metti i brioschi, tanto è uguale. Stessa cosa. Ma non avendo se togli tutto il coso ti viene meglio. Non avendo lo mettersela a mano. sì. Non avendo lo zucchero perlato, noi ci mettiamo lo zucchero questo qua di canna. Aspetta. Quando gli devo mettere, sai? Un bel po', deve essere dolce sopra. Andiamo a infornare a 220 gradi per 10-15 minuti, il tempo della cottura. A dopo. Facciamo lo sciroppo con acqua e zucchero.
e ci bagniamo la superficie. Ma niente, sono usciti. Alcuni sono usciti, sì, sono stati troppo stretti. Allora, quale tiriamo fuori? Quello grosso. Ed eccolo qua. Buono. Com'è? Buono. Buon appetito!